Ciao amici, bentornati sul canale. Oggi andiamo a vedere come realizzare questo graziosissimo cavallo. Un cavallo bianco e poi ho fatto queste piccole macchie, ho realizzato le briglie e questa bella criniera. Spero che il tutorial vi sia utile, l'ho fatto in maniera molto semplice, che sia alla portata un po' di tutti. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare la testa del cavallo avviamo un anello magico di 6 maglie, facciamo una media in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Lavoriamo le 36 maglie per altri 2 giri. Ogni 5 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 48 maglie basse. Facciamo ora una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 46 maglie basse. Facciamo ora un aumento della prima maglia e un aumento dell'ultima maglia e saranno 48 maglie basse. Dobbiamo ora andare a dividere la parte della testa e del corpo. Dobbiamo fare in questo modo, dobbiamo lavorare 10 maglie da questo lato, qui dall'inizio, poi ci andiamo ad unire dall'altro lato e lavoriamo 10 maglie da quest'altro lato. In tutto dobbiamo lavorare 20 maglie basse. Facciamo in questo modo, mettiamo il nostro marcapunti e lavoriamo le nostre 10 maglie basse. Poi dobbiamo andare a contare 10 maglie anche dall'altro lato del marcapunti e lavoriamo anche queste 10 maglie, quindi contiamo da questo punto qui e andiamo a contare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Entriamo in questa maglia qui e andiamo a lavorare le nostre 10 maglie fino al marcapunti. Proseguiamo il lavoro ora solo su queste 20 maglie e dobbiamo fare in questo modo. Andiamo a fare una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 18 maglie basse. Facciamo una diminuzione della prima maglia e saranno 17 maglie basse. Facciamo un altro giro di 17 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia e saranno 16 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia e saranno 14 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 14 maglie basse. Un aumento della prima maglia e un aumento dell'ultima maglia saranno 16 maglie basse. Facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 14 maglie basse. Facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia e saranno 12 maglie basse. Facciamo un altro giro di 12 maglie e poi facciamo 6 diminuzioni e proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Possiamo ora staccare il filo. Andiamo a riempire con l'ovatta sintetica tutta la parte del muso e della testa e poi andiamo a proseguire per il corpo. Andiamo a distribuire bene l'ovatta sintetica all'interno della testa, cercando di modellare un po' il muso del cavallo. Entriamo qui nella prima maglia per realizzare il corpo e andiamo a lavorare 28 maglie. Dovete trovarvi con 28 maglie, se ne sono di più le andate a diminuire, se ne sono di meno le andate a aumentare, quindi dovete trovarvi con 28 maglie per il corpo. Entrate in questo punto e andate a lavorare semplicemente le vostre maglie. Andiamo ora a fare un aumento della prima maglia e un aumento dell'ultima maglia e saranno 30 maglie lavorate. Lavoriamo le 30 maglie per altri 2 giri. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 32 maglie basse. Facciamo altri 2 giri di 32 maglie basse. Un aumento della prima maglia e saranno 33 maglie basse. Un aumento della prima maglia e saranno 34 maglie basse. Dobbiamo ora lavorare le maglie fino ad arrivare a metà del lavoro. Quindi le 34 maglie dobbiamo dividere in questo modo e dobbiamo andare a lavorare fino alla parte di dietro del collo del nostro cavallo e poi dobbiamo fare una catenella collegata
al corpo qui di 16 maglie. Quindi andiamo a lavorare le nostre maglie fino a questo punto in cui vi ho indicato e poi proseguiamo con le catenelle. Ho lavorato le mie 17 maglie, quindi sono arrivata a metà dall'altro lato della testa del cavallo e vado a fare le mie 16 catenelle. Quindi lavoro così senza staccare 16 catenelle. Vado a fare una catenella per girare e lavoro 16 maglie basse nelle mie catenelle. Raggiungo il lato del collo e vado a lavorare le restanti 17 maglie fino ad arrivare al marcapunti. Completo così questo giro. Finito tutto il giro, vado a fare, lavorando anche su queste maglie che abbiamo realizzato, vado a fare un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 66 maglie basse. Finito tutto il giro saranno 66 maglie lavorate. Se non vi trovate andate ad aggiungere o a diminuire le maglie fino a trovarvi con un totale di 66 maglie, lavorando anche questa parte. Andate a fare un altro giro di 66 maglie, ogni 10 maglie facciamo un aumento e saranno 72 maglie basse. Ogni 11 maglie facciamo un aumento e saranno 78 maglie basse. Ogni 12 maglie facciamo un aumento e saranno 84 maglie basse. Ogni 13 maglie facciamo un aumento e saranno 90 maglie basse. Ogni 14 maglie facciamo un aumento e saranno 96 maglie basse. Ogni 15 maglie facciamo un aumento e saranno 102 maglie basse. Ogni 16 maglie facciamo un aumento e saranno 108 maglie basse. Ogni 17 maglie facciamo un aumento e saranno 114 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 112 maglie basse. Andiamo ora a lavorare le nostre 112 maglie per altri 7 giri. Finiti i nostri giri, questo è il corpo del nostro cavallo. Dobbiamo ora andare a dividere questa parte qui in modo da formare le zampe. Facciamo in questo modo: andiamo a lavorare 12 maglie basse e poi dobbiamo aggiungere 4 catenelle e unirci all'inizio del lavoro. Quindi andiamo a lavorare, mettiamo il nostro marcapunti e lavoriamo 12 maglie basse qui partendo dal centro del corpo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12 maglie. Facciamo le nostre 4 catenelle, 1 2 3 e 4 e ci andiamo ad unire lì dove c'è il nostro marcapunti. Andiamo nella prima maglia qui e andiamo a chiudere con una maglia bassissima. Dobbiamo ora lavorare su queste nostre 16 maglie, perché 12 abbiamo lavorate su e gli altri 4 sono le catenelle. Quindi andiamo a fare per questo giro un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia. In tutto saranno ora 18 maglie lavorate. Quindi facciamo il nostro aumento e andiamo a fare solo il lavoro su queste maglie. E sono andata quindi a lavorare anche sulla catenella che avevo realizzato. Proseguiamo il giro con un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia. In tutto saranno 20 maglie lavorate. Facciamo ora una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia e saranno 18 maglie lavorate. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia e saranno 16 maglie lavorate. Una diminuzione della prima maglia e saranno 15 maglie lavorate. Una diminuzione della prima maglia e saranno 14 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia e saranno 15 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia e saranno 16 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia e saranno 17 maglie lavorate. Una diminuzione della prima maglia e saranno 15 maglie lavorate.
Una diminuzione della prima maglia saranno 14 maglie lavorate. Una diminuzione della prima maglia saranno 13 maglie basse. Lavoriamo le 13 maglie per altri 5 giri. Finiti i nostri giri, dobbiamo ora andare a fare 2 aumenti consecutivi e li andiamo a fare sul davanti della zamba. Vi dico questo perché in questo caso le zampe sono uguali, l'unica differenza è che l'aumento in questo punto deve venire sul davanti. Quindi se andate a fare l'altro lato dovete fare in modo che gli aumenti vengano sulla parte davanti della zampa. Quindi andiamo a fare i nostri 2 aumenti, in tutto saranno 15 maglie lavorate. Per quest'altro giro andiamo a fare un aumento sempre nello stesso punto qui sul davanti e andiamo a fare in tutto 16 maglie. Andiamo ora a fare una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 14 maglie lavorate. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 12 maglie lavorate. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia saranno 10 maglie lavorate. E come abbiamo fatto prima, dobbiamo andare a fare i nostri aumenti sulla parte davanti qui. Andiamo a fare 4 aumenti consecutivi, quindi lavoriamo le nostre maglie fino a raggiungere il davanti e in tutto dobbiamo ritrovarci con 14 maglie. Io vado fino a questo punto e vado a fare i miei 4 aumenti consecutivi. 1, 2, 3, nella prossima maglia, 4 e proseguo il giro normalmente. Vado ora a sostituire il filato bianco con quello nero e vado a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 16 maglie lavorate con questo filato in modo da realizzare gli zoccoli. Naturalmente li potete fare sia marroni come più vi piace, li vado a fare neri. Andiamo ora a fare un aumento nella prima maglia, in tutto saranno 17 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia saranno 18 maglie lavorate. Facciamo un altro giro di 18 maglie e poi stacchiamo il filo. Possiamo staccare il filo e andiamo a realizzare la base di sotto dello zoccolo per chiuderlo. Con il filato nero abbiamo un anello magico di 6 maglie. Andiamo a fare un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie lavorate. Andiamo ora a fare una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie e poi andiamo a cucire sotto le zampe. Questo andrà fatto uguale per tutte e 4 le zampe. Lavorate allo stesso modo anche l'altra zampa, partite da questo angolo qui e fate lo stesso procedimento che abbiamo fatto per questa zampa anteriore. La zampa posteriore va lavorata in modo diverso, andiamo a vedere come si fa. Per le zampe posteriori facciamo in questo modo, dobbiamo andare a piegare la parte di dietro verso l'interno del lavoro, in questo modo la pieghiamo così e dobbiamo cercare di mettere al centro la lavorazione. Quindi andiamo a distribuire un po' le maglie in questo modo, mettiamo la parte centrale, andiamo a fermare con il marcapunti questa parte qui. Piegata la parte centrale, prendiamo in questo modo, dobbiamo piegarla verso l'interno e dobbiamo cercare il centro di questa parte. Lo andiamo a segnare con il marcapunti e dobbiamo andare a lavorare da questo centro, andiamo a lavorare 22 maglie e poi ci andiamo ad unire con una maglia bassissima sul davanti del nostro marcapunti. E così come ho detto, ho lavorato le mie 22 maglie, vado qui da questa parte e vado a fermare il tutto con una maglia bassissima. Dobbiamo ora andare a lavorare su queste 22 maglie che abbiamo realizzato. Successivamente andremo a lavorare poi l'altra zampa posteriore, quindi proseguiamo su queste maglie appena lavorate. Giriamo il lavoro e facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 24 maglie lavorate. Facciamo ora una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno nuovamente 22 maglie basse.
Facciamo ora una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia e saranno 20 maglie lavorate. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia e saranno 18 maglie lavorate. Lavoriamo per altri 3 giri le nostre 18 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia e saranno 16 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e saranno 15 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e saranno 14 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e saranno 13 maglie basse. Lavoriamo le 13 maglie per altri 6 giri. Andiamo ora a fare 2 aumenti, però li andiamo a fare sulla parte esterna della gamba, quindi verso la parte non del corpo ma dall'altro lato, quindi da questo lato qui andiamo a fare i nostri aumenti, così andremo a fare anche per l'altra gamba. Andiamo a fare in questo punto qui i nostri 2 aumenti. In tutto ci ritroviamo con 15 maglie con i nostri aumenti. Per quest'altro giro andiamo a fare 3 aumenti consecutivi nello stesso punto che abbiamo fatto prima, quindi sull'esterno della zampa. Andiamo a fare le 3 maglie che sono qui, i nostri 3 aumenti. In tutto ci ritroveremo con 18 maglie. Andiamo ora a fare una maglia e una diminuzione per tutto il giro, in tutto saranno 12 maglie lavorate. Andiamo ora a fare una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia e saranno 10 maglie lavorate. Un aumento alla prima maglia e un aumento all'ultima maglia saranno nuovamente 12 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento all'ultima maglia, in tutto saranno 14 maglie basse. Andiamo ora a sostituire il filo bianco con quello nero o quello marrone e andiamo a fare un aumento alla prima maglia e un aumento all'ultima maglia e saranno 16 maglie lavorate. Un aumento alla prima maglia e un aumento all'ultima maglia saranno 18 maglie lavorate. Facciamo un altro giro di 18 maglie, stacchiamo il filo e poi andiamo a fare la base di sotto come abbiamo fatto per le altre zampe e andiamo a riempire. Per le orecchie del nostro cavallo possono essere fatte nere o bianche come più vi piace, e andate a fare un anello magico di 5 maglie, stringete il vostro anello e andate a lavorare su queste 5 maglie, girate in questo modo e dovete andare a fare 4 maglie basse cominciando in questo punto. Rigirate il lavoro e andate a lavorare 2 maglie, 1 e 2. Potete fare poi una maglia bassissima, chiudete il lavoro, andate a chiudere e poi date un po' la forma all'orecchio del cavallo che andremo poi a stringere un po' sotto con ago e filo e andremo a cucire. Andiamo a realizzare la seconda zamba anteriore così come abbiamo fatto questa anteriore, andiamo a lavorare le nostre maglie e allo stesso modo andiamo a mettere le nostre catenelle e andiamo a proseguire come abbiamo fatto questa. La parte di dietro la stessa cosa dobbiamo fare come la zamba posteriore. Nel fare la seconda zamba fate attenzione ad unirla al lato giusto, non andate ad unirla da questo lato, se no poi vi trovate con la testa storta, quindi mettetelo prima davanti così, contate le vostre maglie da questo punto e andate a lavorare 12 maglie e poi fate le 4 catenelle. Fate attenzione a mettere la testa sul lato dritto della zampa. Andiamo a riempire bene le zampe, dobbiamo cercare di dare un po' la forma nei punti dove ci sono le giunture, andiamo a vedere un po' l'immagine del cavallo, cerchiamo di replicarla alle zampe. Poi, dopo aver imbottito anche il corpo, dobbiamo andare a cucire le due parti. Entriamo da una maglia da un lato all'altro e andiamo a cucire con ago e filo. Prendiamo in questo modo e cuciamo il tutto. Magari se occorre andate ad aggiungere dopo un altro po' di patta sintetica all'interno in modo da imbottire bene e proseguite così per tutta la
lunghezza. Volendo potete chiudere prima con gli spilli e poi andate a cucire. Man mano che riempite cercate di modellare sempre un po' il cavallo e dopo aver chiuso tutto il corpo andiamo a cucire alla base delle zampe la parte di sotto. Fermiamo prima con gli spilli e poi andiamo maglia per maglia, andiamo a cucire bene tutto intorno a tutte e quattro le zampe. E dopo aver cucito bene tutto dovete dare sempre bene la forma allo zoccolo. Andiamo a dare bene la forma al musetto, facciamo rientrare il filo che avevamo lasciato in sospeso e diamo un po' la forma in questo modo. Stringiamo un po' la parte finale del muso, passando un po' il filo in questo modo. Utilizzando il pannolence oppure con lo stesso filato possiamo andare a creare la macchia magari sulla fronte, un'altra sul petto o sul laterale, sul dorso del corpo, come più vi piace. Con ago e filo andate a stringere la base delle orecchie dopo aver dato un po' la forma e poi andate a cucire al lato della testa. Stringete qui la base e poi andate a cucire alla testa. Io li ho fatte nere, voi vedete come li volete fare, facoltativo. Per realizzare la criniera e la coda vado ad avvolgere un po' di filati intorno a un cartoncino e ho avvolto sia un po' di filo nero che bianco che grigio e vado ad applicarla sulla testa del cavallo. Tra le due orecchie vado a cucire la parte centrale, poi vado a fare anche un po' di frangia, è facoltativo, vedete un po' voi come dovete rifinirlo, oppure dovete partire più verso il centro della testa. Con un po' di filo nero andiamo a creare le piccole narici in questo punto da una parte e dall'altra. E poi volendo possiamo fare anche gli occhi. Blocco anche la parte della frangia sul davanti dopo aver avvolto un po' di filo sulle dita e poi vado a tagliare un po' a misura come più mi piace. Volendo la macchia la potete fare a forma di cuore o la potete fare anche al centro con la stessa forma oppure metterla sul dorso. Per gli occhi potete ricamarli oppure utilizzare questi in plastica, poi magari con il filo bianco potete andare a rifinire l'occhio come ho fatto vedere nell'altro video tutorial dell'altro cavallo. Andate a dare un'occhiata e andate a rifinire la parte intorno all'occhio oppure lasciate così come più vi piace. Per le briglie potete utilizzare o il pannolence come ho fatto in questo caso oppure con il filo come ho realizzato nell'altro tutorial oppure vedete un po' voi con un cordoncino come più vi piace. Ed eccolo terminato, ho fatto la macchia qui a forma di cuore, ho fatto un'altra sul dorso così e poi sono da fare anche una macchia sulla fronte e l'altra al lato dell'occhio. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito. Come avete visto ho semplificato molto per farvelo più semplice. Spero che vi sia utile e gradito, vi aspetto al prossimo, condividetelo con i vostri amici, fatemi vedere i vostri lavori, taggatemi così li vedo anch'io. Un abbraccio, ciao ciao, alla prossima! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.